Ben trovato, oggi ti porto dentro un monastero abbandonato dove la scienza sembra davvero confermare la presenza di un fantasma. Ti piacerebbe scoprire la verità su una leggenda che parla di un fantasma che ancora oggi tormenta i visitatori? Allora segui il mio racconto e preparati a entrare nel mistero. Siamo a Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna, e la nostra destinazione è il monastero di Sette Fonti, un luogo che nasconde una storia d'amore tragica e straordinaria. Una storia che ha come protagonisti Lucia e Rolando, due giovani innamorati che il destino ha separato in modo crudele. Lucia era una ragazza bella e dolce che viveva nel castello di Sette Fonti. Rolando era un valoroso cavaliere che l'aveva conquistata con il suo coraggio e la sua gentilezza. I due si amavano alla follia e sognavano di sposarsi e vivere felici. Ma un giorno tutto cambiò. Lucia sentì una voce nel suo cuore che le diceva di dedicare la sua vita a Dio. Contro il volere di Rolando, decise di entrare nel monastero di Sette Fonti, dove divenne la badessa. Rolando, disperato, si trasferì vicino al castello sperando di poterla rivedere. Ma la madre superiora del monastero non voleva che Lucia si distraesse dal suo dovere. Così proibì a Rolando di avvicinarsi a lei e lo fece sorvegliare dai suoi uomini. Rolando allora prese una decisione drastica. Partì per le crociate, sperando di morire in battaglia. Ma il destino aveva altri piani per lui. Rolando fu fatto prigioniero dai nemici e torturato per anni. In un momento di estrema angoscia, invocò Lucia con tutto il suo cuore e lei gli apparve in sogno, bellissima e luminosa. Gli disse che lo amava ancora e che lo avrebbe aiutato a tornare a casa, ma rivelò anche una terribile notizia. Di cosa si trattava? Prima di scoprire la tremenda verità che Rolando conobbe in sogno, se questo video ti piace, ti chiedo di scegliere una persona a cui pensi possa piacere questo tipo di storie e di condividerlo, magari su WhatsApp, con l'obiettivo di raggiungere i 1000 iscritti. Quando arriverò a questo traguardo, pubblicherò un video bonus in stile Agente Arcano. Se ti andasse di darmi una mano, ne sarei davvero felice. E ecco cosa scoprì Rolando. Lucia era morta da tempo, uccisa da una malattia. Il suo spirito, però, non aveva trovato pace e si era legato al monastero, dove aspettava il suo amato. E così, per qualche strana serie di eventi, oppure chiamatela, se volete, miracolo d'amore, Rolando si ritrovò libero e in viaggio verso l'Italia. Quando arrivò al monastero, si diresse subito verso la tomba di Lucia, dove si inginocchiò e pianse tantissimo. Le sue lacrime, si racconta, fecero scaturire di nuovo le 7 fonti che si erano seccate dopo la sua morte di Lucia. Si dice che le 7 fonti avessero proprietà miracolose, dalla guarigione all'eterna giovinezza. Oggi, nel luogo dove sorgeva il monastero, c'è solo un piccolo pilastro che ricorda la loro storia. Il corpo di Lucia riposa nella chiesetta di Sant'Andrea, dove sono conservati anche i ceppi che hanno imprigionato Rolando. La chiesa ha riconosciuto il loro amore come miracoloso e ha beatificato Lucia nel 1508. Ma la loro storia non è finita. Si dice che i loro fantasmi si aggirino ancora tra le rovine del monastero, in cerca l'uno dell'altra, e che a volte si senta il loro pianto o il loro sussurro. Se sei curioso di conoscere altre storie d'amore e di fantasmi irrequieti, allora ecco il prossimo video pensato apposta per te. Non te lo perdere. Alla prossima!